Leapmotor T03, un nome che forse non potrebbe dirvi molto, ma è un marchio che Stellantis ha portato in Europa lo scorso anno. E oggi vediamo la T03, la piccola cittadina elettrica, sia all'esterno che all'interno, ma soprattutto, oltre a vedere come si guida, vediamo quant'è la vera autonomia e soprattutto, ancora di più, se è la vera Panda elettrica. Spoiler, lo è. 3,62 m in lunghezza, 1,65 m in altezza per una larghezza di 1,58 m, altezza da terra di 140 mm ed è appunto la nuova Leapmotor T03, vettura che ha un design che è un po' un misto tra una 500 e una Smart Fortwo, se vogliamo chiamarla così, con la calandra completamente chiusa che integra appunto anche lo sportello per la ricarica, fari tondeggianti alogeni e luci diurni a LED e una linea abbastanza pulita. Il tutto completato da cerchi in lega da 15 pollici su pneumatici 165/65 e tra l'altro sia all'anteriore che al posteriore troviamo freni a disco. Il posteriore forse un pochino più originale perché abbiamo una fascia in nero lucido che unisce i due fari, lo stop a LED, tra l'altro abbiamo anche i sensori per quanto riguarda il parcheggio e visto che siamo qua anche per quanto riguarda il bagagliaio abbiamo 220 litri e con il sedile abbattuto arriviamo fino a 880 litri. Salendo a bordo di questa Leapmotor, beh, lo spazio è veramente tantissimo per una vettura appunto di 3,60 m con un passo di 2,40 m. Comunque il portellone è composto da plastica rigida nella parte superiore, tessuto in quella centrale è sempre plastica rigida nella parte inferiore. Siamo accolti da un display da 8 pollici, per quanto riguarda l'infotainment abbiamo un display da 10,1 pollici, purtroppo non è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, aggiornamento hardware che dovrebbe arrivare appunto nel 2025. Tra l'altro, piccola parentesi, se volete acquistare appunto la T03 e volete appunto Apple CarPlay o Android Auto, sul mercato ci sono dei piccoli dispositivi che collegati direttamente alla presa USB e tramite wireless avete Android Auto e Apple CarPlay. Chiusa piccola parentesi, comunque gli interni sono molto spaziosi, qua in centro c'è un sacco di spazio e non c'è ovviamente il tunnel centrale con anche un piccolo alloggiamento per la bottiglietta d'acqua. Sulla mia sinistra all'altezza del montante c'è una videocamera che serve appunto per tutti i sistemi di sicurezza e soprattutto guardate su abbiamo anche il tetto panoramico per una vettura che costa meno di una Fiat Panda. Tra l'altro mi sono appena ricordato, per quanto riguarda i sedili sono regolabili ovviamente in lunghezza ma anche in altezza, ma purtroppo il volante è regolabile soltanto in altezza e non in profondità. Al posteriore invece con un passo di 2,40 m che comunque è abbastanza piccolo, il sedile è impostato sulla mia altezza e ho ancora tanto così di spazio. Ovviamente per chi è alto più di 1,70 m potrebbe essere un pochino stretto, però comunque una compattezza giusta soprattutto in un ambito urbano. Il pannello porti invece per quanto riguarda il posteriore è tutto in plastica rigida e abbiamo anche il tasto qua per quanto riguarda i finestrini elettrici che scendono tutti completamente. E ora arriviamo alla prova di questa Leapmotor T03, vettura o meglio city car elettrica del gruppo Stellantis che appunto è stata importata qua in Europa da settembre dell'anno scorso e in pratica ora stanno arrivando effettivamente in concessionaria. Comunque vettura con una batteria da 37,3 kWh, motore elettrico da 95 cavalli e 158 Nm di coppia, in AC ricarica fino a 6,6 kW e in DC fino a 48 kW, ma per quanto riguarda la potenza dopo andremo a vedere meglio. Allora, una vettura city car elettrica che sfida, o meglio dovrebbe essere la Panda elettrica in fin dei conti. Sì, perché insomma è una vetturina che, devo essere sincero, a me ha sorpreso veramente tantissimo, soprattutto per le sue dotazioni di serie, perché in pratica qua
potete scegliere solo il colore e basta, e soprattutto anche per quello che offre, perché non è soltanto una vettura elettrica cinese fatta un po' alla cavolo di cane come uno può pensare. È una vettura cinese che è elettrica, sì, ed è fatta anche abbastanza bene, e devo essere sincero, io sono super sorpreso di questa Leapmotor T03, e mi verrebbe da dire Europa svegliati in un certo senso, ma a parte questo non voglio aprire parentesi e pipponi. Vettura che è molto, ma veramente molto morbida, ovviamente è fatta tutta per il comfort, assorbe bene anche le buche, quindi io non ho nulla da dire sotto quel punto di vista, soprattutto grazie ad una batteria che è appunto a forma di skateboard, e complessivamente considerate che il peso complessivo qua ammonta a circa 1100 kg, quindi un peso veramente molto contenuto per una vettura elettrica con una batteria che è abbastanza capiente, perché se andate un po' a immaginare le altre capacità, che forse sono anche un pochino più alte di altre vetture che per carità sono di segmento anche superiore, beh, siamo più sui 1400-1500 kg. Comunque una vettura che è confortevole, assorbe molto bene appunto le buche perché è molto morbida, ma quel morbido spugnoso, ma non nel senso cattivo, nel senso che tiene veramente botta ad ogni cosa, anche per esempio ai dossi, che qua a Padova per esempio ce ne sono tantissimi. Beh, se li prendi anche sui 50 all'ora, che di solito con una vettura normale li senti parecchio e sicuramente non fa bene, lei veramente li assorbe molto ma molto bene. Visto che siamo in discesa, vi parlo anche di frenata rigenerativa che non è tanto aggressiva, però, e questo è una cosa veramente incredibile, qua abbiamo un simil one pedal drive. Cioè, mi spiego, ok che la vettura non ha una frenata rigenerativa molto forte, però se uno ci si abitua un po' riesce a capire anche un po' la distanza che ci abbiamo davanti quando per esempio c'è un semaforo rosso o c'è qualcuno fermo in colonna. Beh, noi alziamo il piede e ci regoliamo di conseguenza, e lei arriva fino a 0 km orari. Non sto scherzando, arriva con molta calma, quindi se vedete per esempio in lontananza che il semaforo è rosso, beh, alzate il piede, comunque lei rigenera molto all'inizio e poi arriva effettivamente a 0 km orari, però c'è quasi un one pedal drive su una vettura di questo genere. Mi vedete un po' entusiasta perché per il prezzo che ha questa Leapmotor T03, cioè io sono veramente senza parole. Poi vi ho raccontato anche dell'interno, abbiamo anche il tetto panoramico, cioè ragazzi, qua veramente io non so che dirvi più di così. Ovvio, ci sono un po' di cose che ti fanno un po' storcere il naso, però dici va bene, chi se ne frega, perché per esempio gli ADAS, il cruise control adattivo, ci sono alcune funzionalità, per esempio se voglio impostare la velocità limite in cui va il cruise control adattivo, non si può dal volante, come ad esempio nelle classiche vetture che conosciamo c'è il più e il meno qua sulla sinistra, ma si imposta in pratica in base alla velocità in cui si sta andando. Quindi se per esempio stiamo andando a 50 all'ora, tu schiacci questo pulsante che ce l'ho qua sulla sinistra e lui imposta quella velocità. Poi se vuoi andare un pochino più veloce, beh, acceleri con appunto l'acceleratore e si imposta quella velocità. Ci sono un po' di soluzioni che ti fanno dire beh, perché? Però dopo vedi il prezzo e dici ma sì, chi se ne frega, no? Quindi anche per quanto riguarda tra l'altro gli ADAS, lei si comporta bene ma non benissimo, oserei dire, perché qua per esempio il lane assist cerca di prenderlo, che per carità tra l'altro ha tutti i LiDAR e le telecamere del caso, piccola parentesi, cose che
una certa casa automobilistica americana non li mette più, però vabbè. Stavo parlando di lane assist perché appunto lei, diciamo, prende più la linea centrale, quindi tende verso il centro sulla strada, non è proprio centrale nella propria corsia. Ci sono alcune situazioni in cui è un po' titubante, però niente di che. L'ho provata anche in autostrada 130, loro dichiarano anche una velocità massima di 130 km/h, in realtà arrivi anche a 140, e anche la cruise control, se devi fare il viaggetto fuori porta di, che ne so, a 100 km, vuoi visitare, per esempio io sono di Padova, vuoi andare sui colli Euganei, vuoi andare, che ne so, a Rosolina, o vuoi andare al mare, li fai veramente in tranquillità, appunto. Insomma, vettura che a me ha sorpreso per la sua dotazione tecnologica che purtroppo in teoria quest'anno dovrebbe arrivare il nuovo hardware, perché purtroppo non si può aggiornare via software per quanto riguarda avere Android Auto e Apple CarPlay. In questo momento sto anche usando le sue mappe, che sono un po' acerbe tra virgolette, però diamogli anche un po' tempo, perché sono arrivati in pratica 6 mesi fa, quindi immagino che gli aggiornamenti arriveranno anche in futuro. E per quanto riguarda l'autonomia di questa vettura, io vi rimando comunque a dopo, perché purtroppo in questa prova non sono riuscito a fare il mio classico percorso Tonezza-Padova per appunto capire i consumi di una vettura, però sono riuscito anche ad capire quant'è l'autonomia in autostrada, perché insomma tra me e la concessionaria Sarlo Group, insomma, ci si deve fare un po' di autostrade, quindi grazie a quella tratta che è, se non ricordo male, di 70-80 km/h, sono riuscito appunto a capire i consumi, che anche là mi sono sorpreso sinceramente. Avete sentito bippare perché diciamo che lei rileva quando, per esempio, superiamo di 1 km/h il limite di velocità, ve lo segnala con questo segnale acustico. È un pochino fastidioso, se devo essere sincero, però dalle impostazioni ogni volta che si accende si può anche disattivare. Lo sterzo è molto leggero, ovviamente non è precisissimo, si possono anche regolare, ci sono 3 modalità di guida: Eco, Normal e Sport. Anche se mettete in Sport o in Normal, lei comunque appena si spegne e riaccende va comunque in Eco, comunque non è che ci sia chissà quanta differenza. L'unica differenza è per quanto riguarda invece diciamo la frenata rigenerativa, perché in Sport e in Normal non è tanto forte, invece in Eco è già più forte, quindi io in questi giorni, o meglio in questi 1 o 2 giorni, l'ho tenuta sempre in Eco, quindi non ho avuto nessun tipo di problema. Accelerazione che è molto progressiva, perché lo 0-100 viene fatto in 12,7 secondi, comunque ci sta, perché 12 secondi per una vetturina del genere nel traffico urbano bastano e avanzano. Anche qua in condizioni di extraurbano, a voglia sinceramente, quindi non ci sono nessun tipo di problema, e io sinceramente sono stupito. Come vi dicevo, ora appunto ha preso la linea e è un po' rigidina sul tenere la corsia, però la tiene, cioè io non sto tenendo le mani, però ho fatto la casa, però sta andando. Io non so che dire, perché Stellantis ha fatto la furbata e molto probabilmente ne venderanno giustamente tante, perché una vettura del genere hai tutti i vantaggi dell'elettrico se la utilizza soprattutto in città, manutenzione quasi zero, se hai il garage lo sapete meglio di me, quindi veramente prodotto molto interessante, perché è funzionale, perché fa il suo dovere, e il suo dovere lo fa veramente molto bene. Quindi ora andiamo a vedere i consumi e poi andiamo alle conclusioni. E come promesso ora vediamo
la curva di ricarica, o meglio il picco di ricarica, perché siamo al 22-23%, se non ricordo male. Vado un attimo a memoria, la accendo. Qua abbiamo appunto tutte le impostazioni. 21% di carica, quindi ora spegniamo e vediamo com'è la ricarica in corrente continua, perché appunto lei accetta fino a 48 kW di potenza e come sempre vi dico, io vengo qua senza impostare nulla, batteria fredda, per capire effettivamente com'è la tecnologia, che qua il voltaggio è più o meno, che tra l'altro l'avete visto anche, di 360 volt. Quindi apriamo la nostra app di Tesla, andiamo qua, carica qui, siamo su 2D, avvia ricarica, colleghiamo il nostro veicolo. Sta inizializzando, ci ha messo un pochino. Ora qua mi dà, vediamo qua l'assorbimento istantaneo, siamo al 21%, in effetti qua ora mi dà, vabbè, 1 ora e 20 rimanente fino al 100%, 29 kW. Come sempre vi dico, rimango circa 5 minuti, 7, poi perché per ovvie ragioni non mi non mi serve, però sono curioso di vedere appunto il picco. Siamo già a 39 kW, considerate sempre che lei appunto ne ciuccia in teoria 48, quindi vediamo un po'. Qua dal display vedete anche che vi dà la corrente che è meno 100 ampere, questo perché sta assorbendo, ovviamente la tensione sta un po' salendo. Comunque sono dei dati che comunque sono secondo me interessanti per chi smanetta un po'. Comunque qua siamo ancora a 40 kW, aspetto qualche altro minuto e vediamo. Tra l'altro non vi ho detto anche una cosa importante, perché qua le batterie sono LFP, quindi litio ferrofosfato, la tecnologia migliore attualmente sul mercato, anche quella più sicura se vogliamo dire. Comunque sono passati esattamente ora, tra 5 secondi, i 5 minuti, siamo sempre a 40 kW di potenza, siamo al 28%, quindi abbiamo preso il 7% di ricarica e il picco siamo sempre sui 40 kW, quindi non so se si scende appunto sotto il 20% il picco possa essere di 48, però comunque batteria piccola va detto, e tenete conto che secondo me sul 20-80% saremo sui 30-40 minuti. Comunque vettura che ora, vabbè, siamo al 29%, comunque era giusto per capire appunto il picco di ricarica, come faccio sempre qua con tutte le vetture elettriche. Nonostante la batteria da 37,3 kWh sia abbastanza piccolina, la piccola Leapmotor T03 ha dei consumi molto interessanti, con delle autonomie estremamente interessanti in ambito urbano, e in autostrada si raggiungono anche i 180 km, ma considerate che tra urbano e extraurbano le temperature erano anche un po' più favorevoli, invece in autostrada eravamo sui 10 gradi di temperatura, quindi è molto probabile che si possano raggiungere anche i 200 km di autonomia. Tutto questo grazie ad un peso molto contenuto, perché siamo sull'ordine di circa 1100 kg. Allora, questa è la seconda clip che faccio, perché prima avevo registrato una clip per appunto i consumi in urbano, per farvi rendere conto che il dato era vero, perché prima avevo registrato 9,5 kWh ogni 100 km, però subito dopo che ho concluso quella clip ho detto: Luca, non può essere, non può consumare così poco questa T03, e quindi mi sono fatto un altro giro, forse in un urbano un pochino più, non il traffico classico che Padova è un casino, perché solo a fare tipo 10 km ci ho messo un'ora. Sono andato quindi in un urbano un pochino più scorrevole, quindi cercando anche di consumare di più, e vi giuro che l'ho messa tutta a fargliela consumare di più, cioè per farvi rendere conto che non è, che è vero, sono 10,0 kWh,
ogni 100 km su 25,8 km di distanza. Io sinceramente sono sotto shock, perché cioè quando ho fatto quella clip avevo fatto circa 10-15 km, ne ho fatti altri 10 circa, e cioè 10 kWh ogni 100 km comunque, cioè fai 400 km in città. Io sono senza parole, letteralmente, non so che dirvi, e vi giuro che ho provato a anzi a consumare di più apposta, però cioè, questa Leapmotor è efficiente. Contate che la temperatura era tra i 15 e i 18 gradi anche, quindi cioè sono senza parole. Cioè se uno va in città normale col traffico eccetera, fa sotto ai 10 kWh ogni 100 km tranquillamente. Cioè io ho visto anche 8,7 kWh ogni 100 km, che è un dato che io non ho mai visto in tutte le auto che ho provato, che per carità non sono tantissime, però tantissima roba. E questo, cioè, per farvi rendere un attimo conto, per chi potrebbe utilizzare quest'auto, che posso capire anche che non è forse il design più bello che avete visto, ma è l'auto che viene comprata per la sua ergonomicità, per il suo, diciamo, per la sua funzionalità in senso stretto. Quindi, cioè, questo ne beneficia anche per quanto riguarda i costi, perché appunto se avete il garage o avete un posto dove poterla ricaricare con anche la classica asciugo, perché io per esempio questa la sto caricando, l'ho caricata di notte appunto con l'asciugo a 6 ampere, quindi circa 1,4 kW di potenza. A voglia, cioè risparmiate un botto sotto quel punto di vista. E quindi io devo dire solo una cosa, cioè brava Leapmotor, perché è incredibile, sono letteralmente senza parole. Piccola parentesi, scusate, però mi sentivo doveroso fare questa parentesi sui consumi, perché uno può effettivamente pensare che siano falsati, però ragazzi io cerco di essere il più sincero possibile, quindi è così. Quindi Leapmotor T03, perché sì e perché no? Nel suo unico allestimento la T03 offre un'ottima dotazione di serie. I consumi sono veramente al top, soprattutto in città, come abbiamo visto. E complessivamente la vettura è molto morbida, il giusto compromesso per la vita quotidiana. Purtroppo al lancio manca Apple CarPlay e Android Auto, e il display dell'infotainment senza di essi è un po' inutile. La posizione del display centrale è un po' troppo in basso e risulta un pochino complicato andare a guardare un po' di parametri della vettura mentre si sta guidando. E infine alcune funzioni come gli ADAS sono un po' poco intuitive, e in certi casi, quando siamo ad esempio in autostrada, il lane assist è un pochino aggressivo. Quindi la Leapmotor T03 è la vera Panda elettrica? Beh, come vi ho detto all'inizio del video, sì, perché soprattutto per il prezzo, che si parte appunto da 15.500 euro, che con tutti i vari finanziamenti si arriva a circa 17.500 euro, e costa meno anzi della stessa Pandina, con una dotazione tecnologica che è veramente molto completa e che difficilmente si trova anche sulle versioni base di vetture di segmento superiore. Ovviamente, come abbiamo visto, questa T03 non è perfetta, perché ad esempio non ha il volante regolabile in profondità, non c'è anche Android Auto e Apple CarPlay, o come anche altri piccoli difetti che sono più che altro perché è appunto cinese, come ad esempio se vogliamo impostare il cruise control adattivo, o meglio se vogliamo impostare la velocità, beh, dal volante non si può proprio, ma si imposta in base alla velocità che si va. Quindi se io sto andando a 70 all'ora per esempio e voglio impostarlo a 90, devo raggiungere i 90 all'ora e poi col tasto si imposta il cruise control adattivo. Tra l'altro, insomma, questa piccola
elettrica, appunto costa anche meno della Pandina, ma ci sono anche tutti i vantaggi dell'elettrico, perché se si utilizza come seconda auto di famiglia, mi immagino, o anche come principale auto, e sapete appunto che non fate tantissimi chilometri all'anno e la utilizzate appunto soprattutto in città e fate qualche giro fuori porta, perché insomma con lei si fanno anche secondo me circa 200 km in sola autostrada, beh, ci sono tantissimi vantaggi, e se avete anche il garage per ricaricarla, beh, sapete già la risposta, con anche la manutenzione che è quasi pari a zero. Insomma, questa Leapmotor T03 può piacere come non piacere, sia per quanto riguarda il design o meno, ma se vediamo nel complesso tutto quello che offre, soprattutto con il prezzo, ad oggi non ci sono competitor. Ok, abbiamo la Dacia Spring che costa un pochino di più, che si è anche rinnovata, però per avere per esempio il sistema infotainment si deve spendere quasi 19.000 euro, 18.000 euro se non ricordo male. Però insomma su questa piccola elettrica, beh, abbiamo persino i cerchi in lega, cioè non so che altro aggiungere. E ovviamente ringrazio Saulo Group per avermela lasciata, quindi se volete un preventivo vi lascio qua sotto nella descrizione il link della concessionaria. Comunque, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché tantissimi di voi guardano i video ma non è iscritta. Se volete supportare questa tipologia di prove, beh, semplicemente basta iscriversi. E niente, io voglio sapere da parte vostra assolutamente cosa ne pensate, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube.